Traditions. This is the title of today. When two regions from the opposite part of Italy are meeting, Liguria and Sicily, which the common denominator is the sea. We have a special dish, guys, and especially a special guest who is preparing for us this amazing dish. We have toasted octopus with citrus pesto and chickpea focaccia. I will start immediately listing all the ingredients. First of all, we have a boiled octopus. Then for the chickpea focaccia, they are the ingredients. We have chickpea flour, almond flakes, and then later on you will see we will use other elements such the pepper, salt, olive oil, and a bit of water, but they are the main elements for the focaccia. And the heart of this recipe, let's say, this citrus pesto, we have fresh basil, orange, lemon, shelled almonds, and a fresh local chili. Let's start immediately with the preparation. Hello Leah, welcome to my channel. Thanks. How are you? Fine, thanks. So now Leah will explain us the procedures we had for this recipe. So let's start with the chickpea focaccia. How did you make this beautiful chickpea focaccia? So explain please the procedure. Very good focaccia. It's very nice focaccia. It's a nice substitute of the classic focaccia. Farinata di ceci fa parte della tradizione popolare ligure. And Liguria is in the north of Italy. È un piatto povero per accompagnare tutte le pietanze e si parte dalla farina di ceci. La farina di ceci deve maturare in acqua, quindi prendiamo una dose di farina, la mettiamo in un contenitore e la lavoriamo con dell'acqua, la sbattiamo con dell'acqua. La farina dovrà crescere, quindi in una prima fase metteremo una quota un po' superiore per rendere l'impasto più fluido, e dopo che riteniamo di aver ottenuto la consistenza giusta si aggiunge dell'olio extravergine di oliva. So and then does it need to rest? Almeno un'ora a riposare, poi sempre dipende dai quantitativi, e alla fine, anzi nel frattempo, possiamo cominciare a preparare gli ingredienti della pietanza che accompagneremo alla farinata. So amazing. Now we move to the citrus pesto. And about why did we come up with this idea of this citrus pesto? Beh, l'idea è nata dal fatto che noi abbiamo delle origini multiculturali italiane e quindi diciamo che alla farinata delle mie origini del nord ho voluto abbinare un piatto, anzi un profumo più del sud, che è la terra che mi ospita attualmente, e quindi abbiamo pensato a questo pesto di agrumi che si ottiene dalle mandorle pelate frullate insieme agli agrumi. Come? Intanto agli agrumi vanno tolte le parti amare, che sono le parti bianche,
A me piace molto la buccia dell'agrume, quindi in una prima fase sbuccio cercando di ottenere una buccia sottile che metto a riposare nell'acqua almeno un'ora, anche di più, perché deve buttare le parti appunto amare. So this is important part when you peel the orange, the lemon, to leave the peels into the water for about an hour in order to remove the bitter part. Otherwise, if you put directly into the mixture, into the pesto, the result will be very bitter. So that's the reason why you have to leave inside the water. Poi la parte della frutta pulita di tutte per le parti bianche viene messa in un contenitore e frullata con un mini mixer, cercando di lasciarla un po' rustica, non troppo liquida. Quindi questa è una cosa che per esperienza si deve capire a occhio. Si frulla un po'. Poi si aggiungono le mandorle pelate e quindi si ottiene una crema. And then also we added the basil and the fresh mint, right? Just to give more aroma and consistency to this pesto. Per noi l'aggiunta delle erbe aromatiche è parte essenziale del sapore noi coltiviamo le piante aromatiche sempre nei nostri spazi aperti. In questa salsa io trovo molto indicato il basilico e soprattutto la menta. A questa crema alla fine aggiungeremo sempre, secondo l'antica tradizione, sia il sale che il pepe pestati al mortaio. Quando ho ottenuto questo mix faccio il pesto. Il pesto è qualcosa che è un olio montato, un olio evo che viene montato, quindi aggiungo l'olio e comincio a montare questa salsa per ottenere la cremosità tipica del pesto. So now we move to the next step. What did we do now? È passato il tempo in cui la farinata, diciamo la farina di ceci, è cresciuta a bagno nell'acqua con i suoi condimenti. Accendiamo il forno a una temperatura alta, ognuno deve conoscere il suo forno e sa come operare, quindi ci sono forni ventilati, forni a gas, forni elettrici. Io posso dirvi che in questo caso desideravo avere una base croccante ma non troppo, e quindi ho steso l'impasto su una teglia su carta forno, l'ho sottile ovviamente, diciamo che 2-3 mm, l'ho irrorato ulteriormente di olio e ho sparso sulla superficie delle mandorle sfogliate. Ho infornato mettendo prima nella parte bassa, e sempre a temperatura, il forno deve essere caldo, 200 gradi almeno, e quindi prima nella parte bassa perché diventi croccante sotto, e poi quando ho visto che aveva raggiunto la croccantezza che mi interessava l'ho alzato perché cucinasse, asciugasse anche nella parte superiore. Però, ripeto, ognuno in base al proprio forno può operare diversamente per ottenere questo risultato croccante ma non troppo asciutto. Sure. Okay, thanks. And now we move to the last step, which is our beautiful octopus. So, simply, what did we do with this octopus?
Come parlavo prima, questo piatto mi è stato ispirato dalla tradizione ligure, dove i pescatori al ritorno dalla pesca si fermavano nelle piazze e mangiavano la farinata col polipo bollito. Quindi questa è una mia reinterpretazione e in questo caso abbiamo un bel polipo bollito. I tempi e la cottura del polipo dipendono dalla sua grossezza, questo tutti lo sapranno fare, e una volta lasciato riposare nella sua acqua lo abbiamo tagliato e separato. We turn on the grill, and when it's very hot we put our salt and we roast our tentacles. For how long? Il polipo deve essere ben arrostito perché il gusto deve essere quello di una buona gratinatura, che si può anche aiutare con delle spennellate di olio, per esempio, e con un rametto di rosmarino, per fare in modo che non asciughi troppo e mantenga anche la sua morbidezza. E quando riteniamo che sia arrostito in modo adeguato lo togliamo dalla padella e lo conserviamo per il passaggio successivo. Now there is the most exciting part. We have to assemble our dish, and it's very fun. Like, imagine, I really see this plate for an aperitif. You are in Sicily, summer, you are opening bottle of white wine. Guys, this is the perfect match, believe me. And now, as you can see, you have all the components. So you have your crunchy chickpea focaccia, octopus, the citrus pesto, and also we decided to add charred leaves to give a bit of color, and we take a plate and we assemble. First layer, our focaccia, octopus, charred leaves, and our, guys, it's amazing. It's very fresh, it's very aromatic, the perfume, it's amazing, really. It's really, this is season. So the result was great, really great, and very fresh. As I was saying, maybe this is the title, aromatic. So an explosion. Imagine the orange, the lemon, the basil, the smoke of the octopus, and the crunchiness of the chickpea focaccia, the almonds. So imagine all these flavors together. So astonishing. I am very satisfied of this experience because it came up from my Italian origin. I find it very good. I advise you to try it. It's very good. It is an explosion of Italian flavors. Guys, thanks again, Leah, and I will leave here the link for the subscription, and I'm super curious to hear from you your opinion, and see you next week. Ciao a tutti.